Oggi risolviamo la seguente disequazione frazionaria, che contiene dei numeri periodici. Per prima cosa trasformiamo questi numeri periodici nelle loro frazioni generatrici. 0,1 periodico equivale alla frazione che ha al numeratore la differenza tra il numero dato scritto senza virgola, quindi il numero dato scritto senza virgola è 1, e il numero formato dalle cifre che precedono il periodo. In questo caso l'unica cifra che precede il periodo è lo 0, quindi sarebbe 1 meno 0, scriviamo solo 1. Fratto. Denominatore. Al denominatore vanno scritti tanti 9 quante sono le cifre del periodo. In questo caso abbiamo una sola cifra che compone il periodo, quindi un 9, seguiti da tanti zeri quante sono le eventuali cifre dell'antiperiodo. 0,1 periodico non ha un antiperiodi, quindi scriveremo soltanto 9. Quindi 0,1 periodico equivale a un nono. Poi abbiamo 0,5 periodico. In questo caso avremo 5 meno 0, scriviamo solo 5, fratto 9. Possiamo riscrivere la disequazione sostituendo al posto dei numeri periodici le frazioni e quindi otteniamo 1 fratto 9 per x meno 2 che è minore di 5x fratto 9. Ora invece che scrivere 2x meno 4 raccogliamo un 2 da 2x meno 4, quindi per 2 che moltiplica x meno 2. Portiamo il secondo membro al primo membro cambiandolo di segno e perciò otteniamo 1 fratto 9 per x meno 2 meno 5x fratto 9 per 2 per x meno 2 minore di 0. Facciamo il denominatore comune. Ricordiamo che il denominatore comune è il minimo comune multiplo dei due denominatori. In questo caso i fattori da scegliere sono il 9 e il 2 e l'x meno 2, quindi otterremo che al denominatore abbiamo 18 che moltiplica x meno 2. Già che ci siamo, prima di procedere impostiamo anche le condizioni di esistenza. Condizioni di esistenza, x meno 2 deve essere diverso da 0, quindi x deve essere diverso da 2, questa è la condizione di esistenza. Andiamo a comporre il nuovo numeratore, quindi dobbiamo fare 18 per x meno 2 diviso 9 per x meno 2, che fa 2, 2 per 1, quindi 2 meno 18 per x meno 2 diviso 9 per 2 per x meno 2, che fa 1 per 5x, minore di 0. Per risolvere questa disequazione dobbiamo andare a studiare separatamente il segno del numeratore e il segno del denominatore. Partiamo con il numeratore, indichiamolo con una N maiuscola, cioè dobbiamo chiederci per quali valori di x 2 meno 5x è, per esempio, maggiore di 0. Risolviamo la disequazione, otteniamo meno 5x maggiore di meno 2, dividiamo entrambi i membri per meno 5, ricordandoci di cambiare il verso della disequazione, otteniamo x minore di 2 quinti. Quindi, quando x è minore di 2 quinti, il numeratore è positivo. Viceversa, per x maggiore di 2 quinti, il numeratore sarà negativo e varrà 0 in corrispondenza di 2 quinti. Studiamo analogamente il segno del denominatore. In questo caso possiamo trascurare il 18 perché è sempre positivo. Quindi ci chiediamo per quali valori di x meno 2 è maggiore di 0. E lo è quando x è maggiore di 2. Quindi per x maggiore di 2 il denominatore è positivo, per x minore di 2 il denominatore è negativo. Costruiamo la tabella dei segni. Qui abbiamo il nostro asse delle x, dobbiamo piazzare sull'asse delle x il valore 2 quinti e il valore 2. 2 quinti è minore di 2, quindi per prima cosa scriviamo 2 quinti, poi qui scriviamo il 2, qui metteremo il segno del numeratore, qui il segno del denominatore e qui sotto il segno della frazione algebrica. Numeratore, abbiamo detto, per x minore di 2 quinti è positivo. Vuol dire che in questa zona qui il numeratore è positivo e scriviamo un più, mentre per x maggiore di 2 quinti sarà negativo e scriviamo meno. Quando x è uguale a 2 quinti, il numeratore assume il valore 0. Denominatore. È positivo quando x è maggiore di 2, quindi qui scriveremo più, e mentre qui meno e meno. Il denominatore è uguale a 0 per x uguale a 2. Qui sotto scriviamo il segno della frazione algebrica, cioè del numeratore fratto il denominatore. Meno, più, meno. In corrispondenza di 2 quinti, dato che il numeratore si annulla,
avremo che anche la frazione algebrica si annulla, mentre in corrispondenza di 2, lo sappiamo già dalle condizioni di esistenza, la nostra frazione algebrica non esiste, quindi lo escluderemo questo valore 2. Per cui questa frazione è minore di 0 quando x è minore di 2 quinti oppure quando x è maggiore di 2. Per cui come soluzione scriveremo x minore di 2 quinti o x maggiore di 2. Se vogliamo scrivere la soluzione sotto forma di intervallo, cioè con l'altra notazione, scriveremo S uguale l'intervallo che va da meno infinito a 2 quinti, con 2 quinti escluso, quindi mettiamo la parentesi tonda, unito all'intervallo che va da 2 a più infinito. E anche qui mettiamo la tonda perché il 2 è escluso.